Oggi parliamo di un argomento che spesso genera più domande che risposte. L'intelligenza artificiale applicata alle imprese, alle piccole e medie imprese. Se sei un piccolo imprenditore, magari penserai che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata solo da aziende di grandi dimensioni che hanno una capacità di spesa veramente alta, ma oggi ti spiegherò che non è così. Molti pensano all'intelligenza artificiale come a robot automatizzati o a qualcosa di super complesso, automazioni davvero futuristiche, ma l'intelligenza artificiale non è questo. Nella realtà quotidiana l'intelligenza artificiale può essere il tuo più grande alleato e la puoi applicare anche a una piccola impresa e la puoi implementare e utilizzare anche se non sei un esperto di informatica. Ti spiego in parole semplici che cos'è l'intelligenza artificiale. Non è altro che la capacità di una macchina di comportarsi in maniera simile a quella umana, all'intelligenza umana. Significa che può apprendere, ragionare e unire i dati per copiare in qualche modo il lavoro dell'intelligenza umana. Ma attenzione, non stiamo parlando di sentimenti o coscienza, stiamo parlando di un apprendimento, di una macchina che apprende come fare e quindi tutti quei lavori da automatizzare o automatizzabili possono essere svolti dall'intelligenza artificiale con veramente pochissimi errori. Diciamo che la puoi considerare come un collaboratore super efficiente che non si stanca mai e impara continuamente e incessantemente da quello che fa. Facciamo un esempio semplice. Tutti noi conosciamo Netflix. Ecco, Netflix ha un sistema di intelligenza artificiale per proporci dei film che potrebbero piacerci, quindi in base alla nostra storicità, quindi ai dati che ha raccolto dei video o dei film che abbiamo visto, ci proporrà dei video che potrebbero essere simili a quelli precedenti e che potrebbero piacere al pubblico, quindi al cliente. Un altro sistema che possiamo utilizzare e che magari non ci pensiamo neanche che sia fatto con l'intelligenza artificiale è quello del sistema di frenata di una macchina automatico, per cui quando vede un pericolo, un ostacolo, frena prima che la persona freni. Quindi tutti questi sistemi di intelligenza artificiale che possiamo trovare sul mercato, come possono essere impiegati a nostro vantaggio, quindi in un'azienda piccola? Quello che puoi fare inizialmente è quello di sostituire i processi automatizzati, ovvero le azioni ripetitive che tu svolgi o che i tuoi dipendenti svolgono all'interno dell'azienda, le può svolgere benissimo la macchina. Immagina di non dover rispondere più a centinaia di mail che ti arrivano, oppure rispondere a un servizio chat di assistenza 24 ore su 24, oppure ancora fare un incrocio di dati o verificare le scorte in magazzino in base alle vendite che hai fatto, o inserire manualmente dei dati che possono essere recuperati benissimo con un software gestionale. Questi sono tutti mestieri che verranno poi svolti o che è meglio che cominci subito a farli svolgere l'intelligenza artificiale. Questo ti creerà un sistema di efficienza per cui i dipendenti che hai non li dovrai licenziare, ma si potranno concentrare di più sulle attività che portano valore e che non possono essere automatizzate attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi riuscirai a utilizzare meglio il tempo che tu e i tuoi dipendenti dedicate all'interno dell'azienda per massimizzare profitti e massimizzare ed efficientare la tua impresa. Quindi lo puoi utilizzare nel miglioramento dell'esperienza del cliente, quindi nell'assistenza ai clienti. Un cliente soddisfatto è un cliente che torna. Avere un servizio di assistenza al cliente 24 ore su 24, che non ti potrai sicuramente permettere se lo fai effettuare da un operatore. Oppure analizzare la cronologia di acquisti del cliente per poter proporre promozioni o proporre dei prodotti che sono in linea con le sue esigenze. Puoi utilizzarla anche per il marketing, ovvero senza sprecare troppi soldi per il marketing e quindi la pubblicità online, puoi utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare meglio quale target risponde meglio ad alcuni prodotti, in quali settori, e analizzare il comportamento
creare delle campagne pubblicitarie mirate in base al comportamento dei tuoi clienti. Puoi fare anche delle previsioni della domanda analizzando i dati passati e analizzando il mercato attuale. Quindi ti farà dei piani il più veritiero possibile in base alla stagionalità e alla possibilità di sviluppare alcuni prodotti. Ti può fare una previsione della domanda in maniera molto più dettagliata e precisa, perché andrà ad analizzare i dati passati, potrà verificare i comportamenti di acquisto attuali dei clienti e fare delle stime pressoché veritiere delle previsioni di vendita prossime e durante l'anno. Può anche fare la generazione di contenuti per i tuoi social o per la tua presenza online in maniera molto più veloce e con sistemi efficienti e con una grafica davvero incredibile. Puoi ottimizzare la tua azienda a livello interno tramite procedure dettagliate. Un esempio può essere la gestione delle scorte, che tramite l'intelligenza artificiale può essere gestita in maniera più efficace attraverso degli ordini più precisi ai fornitori e riducendo così scorte e stock di magazzino inutili. Può analizzare i dati, trasformare montagne di dati in informazioni utili per prendere le decisioni migliori per la tua azienda. Questi sono solo alcuni esempi di come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche all'interno delle piccole imprese. Adesso, come puoi da queste informazioni cominciare ad applicarla all'interno della tua azienda? Comincia ad analizzare il punto di dolore del processo aziendale. Cosa vuol dire? Quel processo aziendale che ti fa perdere troppo tempo o quel processo aziendale più critico. Prova a scrivere su un foglio quali sono i processi più difficili o quelli che impiegano più tempo del tuo personale o tuo diretto. Qual è il compito quindi più ripetitivo o dove vengono fatti più errori? Questo è il processo in cui puoi implementare un sistema con l'intelligenza artificiale. Quindi inizia con un problema, anche se piccolo ma significativo. Non puoi implementare in tutti i processi aziendali di intelligenza artificiale. Inizia con uno. Cerca degli strumenti di intelligenza artificiale pronti all'uso. Qui potrai farti affiancare da uno specialista di intelligenza artificiale che ti consiglierà il sistema migliore per gestire quel processo. Per esempio potrebbero servirti dei chatbot per l'assistenza ai clienti, per rispondere 24 ore al giorno ai clienti che ti fanno delle domande, oppure potrebbero servirti alcuni sistemi per il marketing per poter migliorare le tue campagne, oppure per poter generare alcune immagini o alcuni video con l'intelligenza artificiale che ti possano aiutare a raggiungere più utenti. L'intelligenza artificiale non è magia, non è qualcosa di oscuro, non è qualcosa di cui bisogna avere paura, ma qualcosa da accogliere e poter utilizzarlo a nostro vantaggio. Molti si spaventano di quello che non conoscono. Considerate l'intelligenza artificiale come un assistente che farà esattamente quello che voi gli dite di fare. Utilizzatelo come il miglior assistente che riduce al minimo gli errori e che può aiutare, non distruggere il sistema aziendale, ma aiutare e ad automatizzare alcuni processi in cui magari i dipendenti impiegano troppo tempo e, diciamoci la verità, fare dei lavori ripetitivi anche per i dipendenti sarà frustrante, quindi i dipendenti saranno anche più felici di fare delle attività dove bisogna applicare l'ingegno umano. L'intelligenza artificiale non è più il futuro, ma il presente e le piccole imprese che lo ignorano rischiano di rimanere indietro. Non vederla più come una minaccia, ma come un'opportunità per essere produttivi, efficienti e per offrire un servizio migliore ai tuoi clienti e, perché no, rendere più felici anche i tuoi dipendenti. Ricorda che non devi essere un esperto di tecnologia, devi solo essere curioso e disposto a sperimentare. Inizia con un piccolo passo oggi stesso. Se hai bisogno di qualsiasi informazioni, scrivi nei commenti sotto, iscriviti al canale
e rimani collegato con me, faremo altri video come questi. Alla prossima!